Oh, giovani amici di It's Logo Time, ben ritrovati, penultimo video sui loghi della Serie A. Oggi siamo alla lettera T di Torino, iniziale, la lettera di sigla, no? Più o meno. Come poter iniziare questo fantasmagorico video chiedendo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, condividere il video, lasciare un like, lasciare un commento, seguirmi sui social. E niente, basta, possiamo tranquillamente iniziare con il nostro video. Torino Calcio, che nasce in realtà come Torino Football Club nel lontano 1906 e che come primo logo vede questo ovale diviso a metà dai colori societari, il bianco e il color granata. Una parte abbiamo lo stemma araldico della città, quindi il classico toro con la corona in blu e oro giallo comunque, e dall'altra parte le lettere iniziali del club che vanno anche in questo caso un po' ad unirsi. Nella stagione 1936-37 il Torino Football Club diventa Associazione Calcio Torino, di conseguenza cambia anche il logo. In realtà non cambia praticamente nulla, a parte le lettere che vanno ad intersecarsi tra di loro, che passano appunto dalla TFB al TAC. E questa forma, questi comunque elementi che contraddistinguono il logo del toro vengono portati avanti fino più o meno agli anni 70. In questo lasso di tempo ci sono varie evoluzioni del logo, gli elementi fondamentali rimangono sempre gli stessi. Cambia la forma, ogni tanto passa da ovale a scudo pentagonale, ogni tanto si torna all'ovale, le lettere magari non sono intersecate tra di loro ma sono proprio scritte. A livello di elementi grafici non cambia pressoché nulla. Quindi siamo arrivati a metà degli anni 70, stagione 74-75. Il logo del Torino, quello classico, quello più legato alla città, lascia spazio alla silhouette del toro bianco. Poi anche in questi casi dipenderà sempre dalla maglia sulla quale veste. Arriviamo alla maledizione degli 80, perché anche il Torino non è esente da questa maledizione che ha colpito i loghi delle squadre di calcio italiane appunto negli anni 80, perché anche il toro vede come proprio logo toro un pochettino, decisamente un pochettino strano, bianco con queste forme che vanno a ricordare un pochettino lo stile di Picasso. Per fortuna dura poco, perché nell'83, stagione 83-84, un nuovo logo del Torino vede luce, vede vita, si torna al toro simbolo di Torino con forme geometriche nette, perché abbiamo appunto un toro molto squadrato, molto spigoloso. All'interno di questo rettangolo dei bordi smussati, la scritta Torino Calcio al di sopra, tutto coi colori della società, quindi il granata e il bianco, e di fatto è uno dei loghi del Torino che è stato più apprezzato nella storia della squadra. Andiamo nei favolosi, nei magici anni 90, dove purtroppo il logo che tanto è stato apprezzato del Torino cambia veste e torna praticamente alle origini, perché ritroviamo una grande similitudine con il primo storico logo della squadra, quindi ovale con metà color granata, metà color bianco, lo stemma araldico della città e le due iniziali del club che sono diventate solo T e C sulla parte bianca. Siamo alla stagione 2004-2005, il Torino, per festeggiare la promozione in Serie A, torna nuovamente ad usare un vecchio logo, perché riprende la silhouette del solo toro senza nient'altro e lo rimette sulle maglie, toro più armonioso, non spigoloso come quello usato negli anni passati. Andiamo al 2006, quando dopo l'acquisizione di Urbano Cairo dei diritti e della squadra del toro, viene anche fatto un rebranding totale e si stacca completamente da quelli passati
non abbiamo più l'ovale, abbiamo uno scudo con il toro sempre al centro ovviamente del design, la scritta Torino al di sopra con il colore bianco, il colore blu e il colore giallo con questi filettini, due colori che sono i colori della città di Torino. L'anno di fondazione, ecco, forse ci vorrebbe un restyle, un rebranding adesso o a breve comunque. Passiamo alle piccole curiosità. Come tutti sapete, ovviamente il Torino ha come colore di maglia il color granata. Ma perché il color granata? Il colore è un richiamo alla Brigata Savoia, protagonista della difesa di Torino durante l'assedio franco-spagnolo. Questa brigata aveva adottato un fazzoletto color granata in onore di un messaggero che era caduto per portare il messaggio appunto della vittoria contro gli invasori. Stagione 1943-44, il Torino giocò le sue partite con la maglietta con su scritto Fiat. Questo perché era un escamotage per impedire al governo, visto che l'Italia era in guerra, di prendere i giocatori della squadra e farli andare a combattere. Nel 1958, anno in cui il Torino retrocesse per la prima volta, il Torino giocò con le divise con una grossa T che non rappresentava Torino ma rappresentava Talmone, che era e che è un famoso cioccolato appunto piemontese. Ragazzi, spero di avervi dato anche in questo caso qualche chicca in più sulla storia del Torino Calcio, anzi del Football Club Torino adesso. E come sempre vi invito a scrivermi nei commenti quali secondo voi sono, o è in singolare, dipende dal vostro gusto, i loghi migliori del Torino. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo e ultimo video sulle squadre di Serie A. Ciao!